Ma, signore e signori, è arrivato il momento di Federica Zille. Ciao, Fede, bentornata. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti. Come stai? È quasi vacanza, Ci siamo. Mancano 90 minuti e poi chissà, perché oggettivamente c'è questo rischio spareggio play out, ecco, chiamiamolo così, che potrebbe allungare un pochino la stagione, ma per la Serie A siamo agli sgoccioli, sì. Grazie a Dio, mi viene da dire da tifoso del Milan, non lo so, non ce la faccio più. Fede, partiamo. Ieri tu eri a bordo campo, quindi più di noi puoi rispondere a questa domanda. Chi aveva meno voglia di giocare tra Juve e Milan? Allora, no, in realtà no, secondo me era una partita di orgoglio più o meno, chiamiamola così, perché la Juve doveva far capire insomma di aver sistemato un po' di cose dopo la partita contro l'Empoli, dopo la nuova sentenza per la penalità, e quindi c'era quel tipo di orgoglio, quel tipo di paura, no? di fare un'altra brutta figura, ma anche la consapevolezza che per tanti giocatori sarebbe stata l'ultima allo stadium. Ecco, non hanno ricevuto il saluto che probabilmente alcuni giocatori meritavano, però ecco, quello era lato Juve. Lato Milan invece io, credimi, non mi ricordo un Pioli più attento, più meticoloso, più che dava indicazioni, correzioni, che tentava di rimettere in sesto una squadra che forse era un attimino disorientata in campo. Lì sì, i giocatori forse il finale di stagione un pochino l'hanno sentito, Pioli no. Ma poi la risposta ce l'ha data più o meno nel prepartita, perché quando abbiamo fatto notare appunto a Pioli che forse era proprio l'orgoglio contro la Juve di dover fare punti, di dover fare 6 punti tra la partita di ieri e l'ultima, perché magari se la Juve non fa bottino pieno, il Milan può dire di essere quarto in classifica senza dover dire grazie a nessuno, no? Anche questo è un tema, perché già stamattina c'era qualcuno che parlava di quarto posto di cartone, eccetera, eccetera. Ma Pioli stesso dice: è quello esattamente quello che ho detto nel pullman ai miei giocatori, perché se il Milan adesso finisce il punteggio pieno e la Juve non lo fa, il Milan può dire di essere arrivato senza contare penalità, senza ringraziare le disgrazie altrui, diciamo così. Quindi credo che lui avesse in testa e la sua pressione, ecco, sui giocatori per fare le cose bene. Poi non hanno fatto la partita che avevano preparato, è evidente che non è stata una grande prestazione, però per Pioli questa cosa pesava tanto. Il non dover ringraziare nessuno credo sarà anche quello che spingerà i giocatori e l'allenatore nell'ultima partita, che conta infinitamente di più per il Verona che per il Milan. Ma anche per il Milan, visto che Verona è una bestia nera, ci piacerebbe restituirgli un certo favorino, Fede. Ma restando su Mister Pioli, che tu hai detto ieri sera era in palla, l'abbiamo visto tutti con alcuni giocatori in particolare. Quello che ha colpito di più è stato con Origi, che non è che ha giocato. Quanto è che ha giocato? No, Origi? poco, però è stato richiamato. Sì, ma sveglia Divock, cioè si è sentito, è stato plateale. Sì, è lì la sfortuna che ha inquadrato, che il microfono era acceso, però credimi che con tutti i giocatori li ha ripresi più volte, con Tonali, con Krunic, quindi il cuore del centrocampo. Teo perché Teo ha la sua indole, quella di andare sempre in avanti, con una squadra che sulle fasce comunque forte e pericolosa come la Juve, aveva bisogno di un Teo molto più basso, di un più difensore, ecco, che in proposizione offensiva. Quindi credimi, con tutti li ha corretti più volte, perché non stavano intraprendendo la partita che voleva lui. Poi l'attacco della Juve, onestamente, ieri è andato in campo non con un tridente normale, ma la posizione di Di Maria destabilizza un po' tutti, perché il povero Krunic si trovava a gestire un giocatore che non è né un attaccante né un regista, ma fa tutto insieme, no? E quindi era molto presente, molto concentrato Pioli. Infatti quello che gli ho detto un po' spartito è che probabilmente ha fatto più fatica lui a bordo campo che i giocatori, perché non è stato fermo e in silenzio per un istante. Io un Pioli così in questa stagione onestamente non me lo ricordo, neanche Napoli. Ma Fede, a proposito dell'intervista post partita, no? Delle dichiarazioni, esatto, che stanno facendo discutere molto. Qualcuno dice si è tolto qualche sassolino, ha messo le cose in chiaro per la prossima stagione. Tu come le hai lette le dichiarazioni del mister? Beh, quando dice che per la prima volta realmente il Milan ha provato ad andare avanti in 2 competizioni e si è reso conto dei limiti della rosa, e che quindi se si vuole continuare su questa strada di essere competitivi in Europa e in Italia bisogna rafforzare la squadra, bisogna ritoccarla.
penso che dica una sacrosanta verità e nessuno può dargli contro, perché se poi il campionato fino alla prossima è stato in bilico la qualificazione Champions, è perché si è arrivato in semifinale di Champions. Cioè, se da un lato la stagione è deludente in Serie A, penso sia sorprendente in Europa. Se tu vuoi portare avanti entrambe le competizioni, non si può accontentare di un buon 11 titolare, ma girandosi in panchina non trova praticamente nessun doppio ruolo, perché adesso onestamente lui ha fatto l'esempio di Maignan, non aveva un'alternativa all'altezza con lo stesso rendimento, però credo che si possa fare per tutti i ruoli questo discorso qua, non ce n'è uno che abbia il doppio, e non è questione di Ibrahimovic che sta male. Sì, forse solo i difensori centrali, forse solo centrali. i 2 centrali, sì, forse. Perché c'è Kalulu e perché c'è Ciao. Ciao era una scommessa, però. Quindi sì, forse solo lì. Detto che quest'anno Kier non ha reso come nella prima parte dell'anno scorso, quindi anche lì siamo proprio sicuri che anche tra i difensori centrali ha tutte queste chance alternative. Non lo so. Penso a Calabria, sappiamo che non c'è. Teo non ce l'ha. A centrocampo senza Benasser poi per tanti mesi la coperta è cortissima, sulla tre quarti vediamo cosa ne sarà di Brahim Diaz, ma lì sembra che abbiano già messo la toppa con Kamada, vediamo come va a finire. I 3 ruoli dell'attacco sono contatissimi. Non vedo dove si possa discutere sulle parole di Pioli, onestamente. No, ma non è tanto su Fede, poi su quello che dice Pioli, che è sacrosanto e siamo tutti d'accordo, insomma, è su anche il modo, insomma, non dico di farsi portavoce di questo problema qui anche con la società, visti tutti poi gli eventuali problemi. Sai che c'è tutta questa catena decisionale anche nel mercato, insomma, in cui poi si valuterà. Però lo accusavano di essere aziendalista, Esatto. Adesso ha parlato, cioè non lo so, non va mai bene. No, credo che più che a Maldini e Massara che saranno super consapevoli, ecco, dei limiti della rosa, no? delle valide alternative all'interno della rosa. Credo sia anche una richiesta di allargare un po' i cordoni della borsa di chi poi deve finanziare gli investimenti. Credo che arrivasse un po' più in alto la richiesta, ma poi le strade sono 2. Se vogliamo essere competitivi in 2 competizioni bisogna rafforzare la rosa, altrimenti l'anno prossimo il Milan saprà che se deve puntare sul campionato dovrà fare il turnover poi in Champions, che quest'anno facendo il contrario un pochino ha buttato via il 4º posto. Sì. Però se tu ti ritrovi che sei secondo che il Napoli stava facendo una grande stagione, se il Napoli avesse fatto una stagione normale e tu eri ancora in corsa, buttavi via un titolo perché non potevi correre su 2 fronti. Fede, l'ultimissima, a proposito di Pioli, c'è molto dibattito tra i tifosi, Pioli sì, Pioli no. Pioli resterà sulla panchina mia, punto, cioè non penso che ci siano stravolgimenti da questo punto. Direi di sì. Anche tutte le dichiarazioni della società, però il punto è, Fede, potremmo vedere secondo te qualche innovazione l'anno prossimo inteso come modulo di gioco, come modo di giocare, perché la sensazione è che quest'anno ci sia stato un po' di appiattimento, vuoi per la mancanza di alternative, vuoi anche per la mancanza di fantasia qualche volta, però. Assolutamente, e credo che serva anche proprio ai giocatori una svolta, imparare qualcosa di nuovo, mettersi alla prova con qualcosa di diverso, no? Perché poi pure la squadra a fare sempre le stesse cose si appiattisce, come dici tu, no? E credo che la ripartenza sia dalla difesa 4, perché quella 3 è stata un'emergenza. Lui anche ieri ha sottolineato che contro il Tottenham non passavi se non giocavi così, contro l'Inter il derby di ritorno era necessario, però non penso possa essere un'idea per il futuro. Per un Milan europeo passare alla difesa 3, detto che abbiamo l'Inter in finale di Champions con una difesa 3, però ecco, questa mia idea che da lì non si sposterà se non in emergenza. Però magari pensare, soprattutto con l'assenza di Benasser, di fare un centrocampo diverso, andare su un mercato e vedere anche se vuoi tenere determinati giocatori. Quest'anno non abbiamo mai visto Adli, perché Adli è una mezzala, penso di aver capito che non abbiamo visto Adli perché Adli è una mezzala e la mezzala non è prevista in questa squadra. Magari pensare in certe partite, anche se non vuoi andare a programmare Brahim Diaz, di rinunciare al trequartista, di avere una mezzala che ti fa quel ruolo offensivo, perché poi una mezzala come Rabiot e fai gol, perché è un centrocampista che ha segnato di più da mezzala offensiva.
non serve il trequartista sotto punta per fare i gol, anche perché Brahim quest'anno di gol non ne ha fatti così tanti, ma importanti ma non così tanti. Quindi secondo me io andrei lì ad agire sul centrocampo. Le scelte che stanno facendo in questi primi barlumi di mercato sembrano andare in quella direzione lì. Comunque centrocampista fisicato che può giocare anche sulla tre quarti, perché l'esperimento Benasser è stato riuscitissimo. Esatto, ci sono un sacco di nomi, Loftus-Cheek eccetera eccetera, però dobbiamo liberare Fede. Grazie Fede per averci portato come al solito la solita competenza, ma ci sentiamo comunque anche se finisce il campionato, no? Ti veniamo a disturbare sotto l'ombrellone. Molto volentieri. Cancello il vostro numero. Ciao Fede, Ciao, grazie, Fede. buona Ciao, ragazzi, giornata. ciao. Ciao.